una è sulle profezie, da quelli illuminati, gli eletti e ora anche i Maya, sembra che ci danno un futuro, una previsione futura, come se fosse, è attualità. come se fosse una storia già scritta. Certo. Tu hai detto 1000 volte che comunque in base al nostro comportamento avremmo potuto variare questo futuro, però il tuo personale... Sì, ma di conseguenza anche di quello dell'umanità, se tutti cambiassero. No. Ah no? Spiego meglio. Ok, poi la seconda che è più sciocca, se nella lavanderia 2 donne, una viene prelevata e una no, questo è un po' ottimistico il discorso, sì. E 2 contadini, uno viene lasciato e uno no, stiamo in 4 miliardi, 4 miliardi, 8 miliardi, 4 miliardi di persone saranno salvate? No. No, Perché il Vangelo è stato scritto dagli evangelisti, alcuni erano apostoli come Matteo, altri non lo erano come Marco, Luca. Luca era un medico, amico di Paolo l'Apostolo, San Paolo. Vengono salvati quelli che hanno fatto le opere che Cristo comanda. Punto. Il calcolo extraterrestre è circa 10 milioni di adulti. Bassissimo. Più tutti i bambini vivi nel momento, uno verrà preso e uno verrà lasciato, è un modo di dire, non è un conto matematico, è un modo di dire che le astronavi preleveranno solo i meritevoli, gli altri li abbandonano al loro destino. Hanno fatto quella scelta. Poi il discorso del progetto, del futuro, della profezia. Allora, tu sei al tavolo da gioco e giochi a roulette. Va bene? Il gioco della roulette ha quelle regole. Quindi tu all'interno del gioco puoi variare il tuo destino di vincita o di perdita in relazione alle tue capacità di saper giocare, ma non puoi variare il gioco. Quindi Dio ha un progetto, all'interno del suo progetto che nessuno può modificare, tranne Lui, tu puoi fare il tuo gioco, o vincere o perdere, fine del libero arbitrio, ma il suo progetto non lo cambia nessuno. Siccome il suo progetto è un futuro confermato che ci sarà il regno. Oggi abbiamo dimostrato, dati alla mano autorevoli senatori, generali, portavoci del Pentagono, che Trump oggi doveva essere morto. Bob Kennedy Jr. doveva essere morto e noi tutti radioattivi. Perché l'accordata dei Clinton, dei Biden e tutto quello che è legato, Draghi, la von der Leyen, a tutta sta cricca di mentecatti criminali, avrebbero già tirato i missili nucleari. Questa è la geopolitica. Trump, quando gli hanno sparato, si è salvato, lo dice lui, mi ha salvato Dio, perché quel proiettile gli doveva scoperchiare il cranio. Molti hanno detto era un finto attentato, era accordato, ma nessuno si fa sparare sull'orecchio. Poi se voi guardate il video, lui si muove in continuazione. Ma di che? Quindi nel momento che il proiettile gli passa, lui si gira per guardare lo schermo e gli sfiora l'orecchio. Quindi Dio ha cambiato la storia. Quindi la geopolitica, quella dei grandi geopolitici, fa ridere perché non tiene conto del capo che determina la storia, che è quell'essere che abbiamo visto prima. Quindi, Francesco, io facevo il ferroviere, incontro Eugenio Siragusa, incomincio a interessarmi a studiare queste cose, dopo 1 anno e mezzo chiedo un contatto, lo sai, no? Perfetto, loro vengono, io chiedo il contatto. Che so, gli Apu? No, sento un telefono che squilla. Chiedo un contatto, perché Eugenio mi dice che questi esseri cercavano collaboratori, va bene? Il contatto avviene e quindi io avevo chiesto, se vi fate vedere, per me ci siamo stretti la mano, abbiamo fatto l'accordo di collaborazione, vengono. Ma dopo qualche anno questi mi dicono lascia le ferrovie e io dico oh cazzo, come lascia le ferrovie? Mica mi sta bene. Scusa, ma tu hai chiesto di lavorare con noi, allora se vuoi lavorare con noi non sei tu che dai gli ordini.
Gli ordini li diamo noi. E quindi ho lasciato le ferrovie. Devo ammettere, e l'ho detto tante volte, che l'ho fatto con paura, perché ancora non avevo capito bene chi sono questi qui. Perché nel loro programma, nel loro progetto, un ferroviere, da ferroviere doveva diventare un documentarista televisivo internazionale. Io non ho mai fatto nessun tipo di scuola di cinema, niente, tutto autodidatta, e sono andato a vincere i primi premi in giro per il mondo, a collaborare con la RAI, con altre televisioni. Poi mi hanno detto, lasciala te, adesso fai questo. Ah, adesso mi diverto, perché ho capito come funziona. Libero arbitrio, quindi cosa ti sto dicendo? Potevo dire di sì, potevo dire di no. Se dicevo di no, adesso ero un macchinista in pensione, ma sarei rimasto in Sardegna. Sì, magari avrei capito delle cose, ma non certo quello che capisco oggi, perché la relazione con loro, grazie a Dio, prosegue a tutt'oggi. E quindi libero arbitrio. All'interno del progetto di Dio io ho stravolto in maniera gigantesca e bellissima la mia vita. Le profezie sono cose che devono accadere. Devono accadere. Tu puoi cambiare il tuo destino all'interno del progetto di Dio, ma il progetto di Dio solo Dio lo può cambiare. Capisco gli illuminati, ma i Maya come facevano a immaginare? Perché avevano il contatto? Glielo dicevano loro.